Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop. Ho ricevuto la nuova consegna, adesso vi leggo qualche dato. La spedizione è la numero 15 e ci sono all'interno 4 numeri che vanno dal numero 48 al numero 51, più la quarta uscita delle 10 previste della base premium, e ci danno anche un omaggio. Io dico ci danno al plurale, lo sapete che per me siete parte integrante del canale, senza di voi questo canale, seppur ha una lieve vita, ne avrebbe ancora di meno senza il vostro supporto. La cifra che ho corrisposto è di euro 49,96. Bene, abbiamo anche, come vedo, il power bank, diciamo una banca di potenza per poter ricaricare qualcosa, ma andiamo a vedere la potenza di questo power bank, di questa carica batterie. Mi danno anche questo, come hanno fatto anche con Iron Man. È carino perché c'è la grafica appunto di Robocop, eccolo qui. Vediamo la potenza: 2600 mAh. Non sono certamente tanti, però rispetto a quello di Iron Man, che se non sbaglio erano 1200, forse sbaglio, qua ne abbiamo un po' di più. Ovviamente da ricaricare c'è soltanto una luce accesa delle 4. Bene, mettiamo via questo. Intanto ringrazio tutti voi, tutte le persone che mi visualizzano, ricordando a quelli che mi guardano ma non si iscrivono che l'iscrizione è gratuita, a me serve molto, a voi costa nulla, e sempre che ne abbiate piacere date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di Cyborg. Ricordo anche, qualora ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Iniziamo con il numero 48. All'interno trovo la terza parte del bacino, poi andiamo a vederla. Vi faccio vedere anche in maniera sommaria le immagini. Non mi soffermo più tanto come facevo all'inizio nel video unboxing, perché ho capito che non siete assolutamente interessati a leggerne i contenuti. Ovviamente questa attenzione era rivolta a tutti coloro i quali non avevano fatto la collezione. Numero 48. Tre serie di viti, tutte e due da avvitare nel metallo. Andremo poi a guardarle bene quando farò il video dedicato proprio alla sessione di montaggio. Questo è tutto in metallo. Questi sono i cuscinetti del giunto.
Questa è la sua chiusura, questa è plastica, numero 49, eccolo qua. Eccolo qua, Michelangelo. Già i miei video sono quello che sono, se poi ti ci metti anche tu, facciamo che chiuderlo subito il canale. In realtà lui è la cosa più bella che c'è. Guardate il mio amore quanto è bello. Un gatto tigrato che a agosto compirà 3 anni. Ciao amore mio. La mia famiglia, il mio unico componente. Meno male che lui. Guardate che bello, che meraviglia è. Va bene amore, dai, se stai bravo, però siediti qua, vieni, siediti qua, dai. Grazie. Andiamo a vedere quello che troviamo in questa uscita, la 49, la quarta parte del bacino. Costruisci l'anca destra e usala per collegare la seconda gamba al bacino. Adesso mi sgnacca il nylon. Due serie di viti, entrambe sono da avvitare nel metallo. Questa è la rondella dell'anca, ma ripeto, poi andrò tutto a spiegarvi bene quando farò l'uscita, chiedo scusa, il video vero e proprio del montaggio di ogni singola uscita, così evito di fare, per quanto possibile per Michele, video troppo lunghi. Metallo, qui abbiamo tutto in metallo, soltanto questo pezzo qui, che è il fermabullone, è in plastica. Ricordatevelo quando andate a stringere, non esagerate, altrimenti lo danneggiate. Qui andiamo a attaccare la seconda gamba. Ciao amore. Bene. Numero 50. La quinta parte del bacino più la prima parte del supporto, è una parte di 2 dell'asta poi che sosterrà una volta infilata all'interno del foro dedicato nella base. In questo caso io ho sottoscritto l'abbonamento premium, quindi nella base premium poi ci saranno le 2 forche che dovrebbero garantire la stabilità, diciamo la sicurezza nella posizione verticale, anche se credo che la molla sia debole come quella montata per le forche di Ironman. Chi lo ha fatto se ne sarà reso conto, ragion per la quale quando le forche si stringono in realtà sono abbastanza deboli come stretta, ma se montiamo bene la nostra armatura, in questo caso il Cyborg, non ci dobbiamo preoccupare perché è comunque stabile. Stai fermo lì Michelangelo, quando uso le forbici. Tieni curioso. Questa è una parte tutta in plastica e sono queste le cose che mi danno fastidio, perché
scusatemi la mia pausa vocale, ma sonora, ma non capisco perché la De Agostini si deve perdere in queste cose. Sarebbe stato sicuramente meglio farla in metallo. Una serie di viti da avvitare anche queste nel metallo. Questi sono i due perni che serviranno poi, ne basterà uno è dato in più, per unire la prima parte con la seconda parte dell'asta. Eccola qui. E adesso passiamo al numero 51. Volevo soltanto, ecco qui, tu devi rompermi tutto, vero amore mio? Io non ho una rivista che non sia sgualcita. Se non sono loro che me la mandano già rovinata, ci pensi tu, eh? Grazie. Vuoi scendere? Vai amore, dai. Ciao. Volevo solo terminare di farvi vedere almeno le immagini del fascicolo. È vero che è solo una copertura, quella di cui vi parlavo prima, questa che è fatta in plastica, perché quello che tiene poi sono queste parti qui che garantiscono il movimento delle anche. Però sicuramente in ferro avrebbe avuto un altro impatto, secondo me. Non visivo perché è uguale, però come posso dirvi, psicologico, ecco, sapere di avere una parte così in ferro sicuramente io l'avrei preferita. Ecco qua, questo è è una cosa che già si sapeva. A me queste cose spaventano molto, ecco. Non vi leggo di cosa parla, ma mica perché sono cose delle quali non si può parlare, ci mancherebbe, ma perché ci sarebbe tanto da disquisire in merito a questo. Ognuno ha le sue idee, ma io penso che i rapporti sociali umani vadano vissuti con le persone, non con bambole o robot come in questo caso, ecco. Per quanto belle possano essere, sono degli oggetti, ecco. Le donne non sono oggetto, gli uomini nemmeno, quindi non mi piacciono queste cose, ma ovviamente è una mia idea. Mentre invece per quanto riguarda il fatto che non bisogna confondere un soggetto con un oggetto, ecco, penso che sia imprescindibile questa cosa. Adesso l'ultimo numero, 51, e poi vi faccio vedere la quarta uscita della base premium. In questa uscita monterai i componenti del giunto di unione tra la vita e la parte superiore del torso. Questa è la prima parte. Plastica, plastica, metallo. Questo poi andrà montato così, cuscinetto più grande, cuscinetto più piccolo, ogiva e copertura. Ecco qui. Una serie di viti da avvitare nella plastica. Ricordatevi di non usare alcun tipo di lubrificante quando andate ad avvitare e a creare i filetti nella plastica, mi raccomando, anche se sono lubrificanti al silicone, perché le plastiche non sono teflonate.
Questo garantirà un minimo movimento qua sopra il bacino e sul torace a 360 gradi, ma sarà penso minimo. Comunque c'è, fa piacere che l'abbiano fatto. Ecco qui. Ed ecco la quarta parte, come vi ho detto prima, delle 10 previste per il completamento di questa base premium. Che finché non riusciremo a completarla, è un ottagono, quindi con tutti gli 8 pezzi sarà un ripetersi di pezzi appunto che abbiamo ricevuto già nelle uscite precedenti. Andiamo comunque a vederli. Abbiamo il biadesivo per fissare le strisce LED, 2 serie di viti, una da avvitare nella plastica e una nel metallo. Questa parte è in metallo. Questa purtroppo l'hanno fatta in plastica, l'ho già detto nel primo video, quando ho ricevuto la prima uscita di questa base. Peccato, anche avere un po' più di peso come base non sarebbe stato male. Questa invece è parte del telaio, che andrà poi messo qui. In questo caso, anche se lo vedremo poi nel montaggio proprio vero e proprio, va messo così. Una striscia a LED, 12 LED, ecco qui, però ce n'è ancora 12 più 5, quindi 17, considerando che sono 8 uscite. Aspettate che le conto meglio. Sì, 17, 8 uscite sono quindi sono 136 rispetto alla base premium di Ironman, dove ricordo che ce n'erano 108. Ne abbiamo 28 in più. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo. Grazie ragazzi di continuare a seguirmi. Mi raccomando, se avete piacere scrivetemi dei commenti. Ci sono persone che mi scrivono: complimenti Michele, sei un professionista. Ragazzi, sono tutt'altro che un professionista, l'ho già detto più di una volta. Sicuramente non lo sono nel fare i video, e non lo sono neanche perché non vengo pagato, non è la mia professione. Lo faccio per passione. Se può esservi d'aiuto, seguite quello che vi può essere utile, salvo restando che dovete sempre dare un'occhiata alle istruzioni, che sono molto chiare. Va bene? Io, se trovo qualche intervento per migliorare la funzionalità e la stabilità di questo splendido cyborg, lo farò e lo condividerò, come ho fatto sempre anche nei video precedenti e anche in Ironman. Potete trovarmi sulla mia playlist. Comunque, mi raccomando, se avete ancora più desiderio di darmi una mano, come vedo che molti di voi fanno, condividete i miei video nei gruppi dedicati. Questo mi serve tantissimo, perché la pubblicità, anche se di qui di commercio non ce n'è a livello monetario, è veramente basso.
Però è l'anima del commercio, perché le persone più ti vedono, più ti conoscono. Sapete che internet è una cosa pazzesca, siamo... non so il numero da potervi dire, però siamo veramente tanti, c'è posto per tutti. Io quello che spero, senza arrogarmi nulla di più, è quello di cercare sempre di essere onesto, prima con me stesso che con voi, e poi ovviamente anche con voi. Quello che riesco a fare faccio, quello che so vi dico, e basta. Non sono esperto di nulla di queste cose, non vi posso dire di più. Mi piacerebbe raccontarvi anche la storia dei modelli, delle persone che magari sono state appunto raccontate, no? Ma più che sapere il nome del protagonista o dei protagonisti, e nemmeno tutti, non posso. Quindi mi limito a quello che riesco a fare. Ciao a tutti, un grandissimo abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e vi ringrazio sempre del vostro tempo. Al prossimo video, perché adesso vado a prepararmi tutti i montaggi di questo ultimo invio. Ciao a tutti ragazzi.